Se stai pensando di avviare o di comprare un'attività in Italia, devi fare i conti con il fallimento. Secondo i dati Istat, solo il 44% delle aziende rimane in vita dopo i 5 anni, il 56% fallisce. Questo non è un dato per scoraggiarti o per incuterti timore. Non è mancanza di coraggio, è stupidità se ignori i dati a riguardo. Quindi oggi vogliamo vedere insieme quali sono i settori con maggiore probabilità di sopravvivenza in Italia. Ciao, sono Teresa Messina e ho aperto questo canale YouTube per aiutare i piccoli imprenditori ad avere maggiore consapevolezza e a capire come applicare strategie aziendali all'interno della propria impresa per riuscire a scalare l'azienda, a aumentare i profitti e avere sotto controllo l'intera gestione del processo aziendale. Ho studiato economia, ho un master in controllo di gestione, ma soprattutto ho applicato in maniera pratica all'interno delle aziende questi sistemi. Vengono utilizzati spesso delle terminologie difficili per descrivere dei concetti talmente semplici e talmente pratici che non capisco perché vengano utilizzati da molti economisti, da molti consulenti. Quello che voglio fare è tradurre in parole semplici, pratiche ed efficaci quello che ho studiato all'interno delle piccole aziende. Vengo da una famiglia di imprenditori, mio padre era un artigiano, quindi capisco la difficoltà nell'integrare sistemi economici. Ho lavorato presso piccole aziende, so cosa significa stare dalla mattina alla sera al lavoro senza poter controllare i numeri, senza poter analizzare, e questo problema porta appunto al fatto che non riesci più a progredire perché non riesci ad avere il controllo dei numeri aziendali. Quindi il mio intento è quello di dare tutti gli strumenti ai piccoli anche imprenditori, agli artigiani, a coloro che sanno di non avere tempo ma alla fine ce l'hanno perché devono trovarlo, devono avere la consapevolezza dei numeri aziendali, di quello che stanno producendo, del prodotto, dei clienti, dei dipendenti. Quindi questo sarà un percorso che faremo insieme e capiremo meglio come applicare tutte queste strategie, anche strategie difficili ma che alla fine si riducono in alcuni concetti semplici, pratici, che si possono applicare davvero a tutte le aziende. Oggi parleremo di un tema in particolare, quei settori che in Italia hanno una scarsissima possibilità, scarsissima percentuale di riuscita secondo i dati Istat. Quindi se tu vuoi avviare una nuova attività oppure sei già un imprenditore, vuoi comprare altre attività o dedicarti ad altri settori, devi assolutamente conoscere questi dati. Questi dati ti danno la forza e la consapevolezza per prendere delle decisioni diverse. Partiamo da uno dei settori più difficili in Italia, ovvero quello che ha la percentuale di fallimento più alta. 6 su 10 non ce la fanno ad arrivare ai 5 anni di attività. Questo è il settore della ristorazione. Perché falliscono? L'errore fatale è quello di aprire un ristorante per passione e non per controllo dei costi. Il controllo dei costi in questo settore è davvero vitale, in quanto bisogna fare i conti con lo spreco delle materie prime perché hanno un costo effettivamente molto alto e il costo del lavoro. Chiunque non abbia in mente o comunque non abbia chiaro il processo aziendale di produzione e di servizi al cliente spesso fallisce immediatamente, non arriva neanche ai 3 anni di attività. La leva per la sopravvivenza in questo settore è quello di specializzarsi con un margine alto oppure con un'offerta particolare, per esempio una gastronomia di nicchia, oppure specializzati nell'asporto, oppure creare un'offerta ad hoc analizzando il mercato e vedendo anche la competizione in quel luogo, in quella specifica nicchia. Il tuo lavoro dovrebbe essere quello di creare delle procedure. Se tu riesci a mappare il lavoro da fare all'interno delle funzioni aziendali, quindi all'interno della produzione o all'interno appunto del servizio al cliente, riuscirai comunque a far andare avanti il tuo locale anche senza essere presente sempre lì.
Uno dei settori che miete tantissime vittime all'interno appunto delle imprese italiane è quello del commercio al dettaglio e all'ingrosso, soprattutto nel settore abbigliamento. Questo settore è vittima anche della sempre crescente vendita online, quindi come reagire? È un settore che prosciuga la cassa, quindi perché falliscono spesso le attività di abbigliamento, soprattutto al dettaglio? Il problema è il flusso negativo di cassa, in quanto bisogna acquistare prima i capi per la stagione successiva e spesso si deve avere l'esborso immediato per comprare tutta la collezione che verrà venduta successivamente. Il problema qual è? Quello che spesso con il passaggio che hai davanti al tuo negozio non riesci a vendere poi tutto l'inventario che hai in magazzino. Di conseguenza cosa succede? Che non riesci a rientrare dei costi che hai affrontato inizialmente. Hai ancora un magazzino pieno perché non sei riuscito a vendere tutti i prodotti, quindi hai uno squilibrio sia di cassa intanto perché devi acquistare prima e quindi poi successivamente riuscirai a incassare dalle tue vendite e non saprai se riuscirai a vendere tutto quello che contiene il magazzino perché poi l'anno successivo ci saranno altri capi di moda e quindi la gente cercherà altro. La leva di sopravvivenza è quello di alternare, quindi creare un negozio promiscuo, un po' vendita al negozio e anche la vendita online, quindi cercare di integrare e quindi riuscire ad avere una base clienti più ampia per riuscire a far fuori anche tutte le rimanenze che hai di magazzino della stagione. Andiamo avanti sulle aziende con un alto rischio di fallimento. Imprese di costruzione o di manutenzione, queste di solito sono delle piccole imprese, tipo microimprese artigianali non strutturate. Queste hanno un problema di liquidità in quanto quando effettuano i lavori spesso vengono pagate a 60, anche a 90 e anche a 120 giorni. Questo che cosa significa? Che spesso devono affrontare le spese per i materiali e per i dipendenti che comunque sono addetti ai lavori per completare il lavoro in tempo e per farsi pagare dall'azienda. La leva su cui si può lavorare tantissimo è quella di offrire anche dei contratti di manutenzione che possono creare appunto quelle entrate ricorrenti che ti permettono di far fronte alle spese mensili che hai. Entrate ricorrenti di manutenzione che ti permettono di uscire dalla trappola della liquidità. Un'altra attività a rischio di fallimento entro i 5 anni è appunto quella dei servizi alla persona. Sto parlando di estetiste e di palestre soprattutto. Perché falliscono? Perché sono gestite come attività artigianali e non come attività che possono essere scalate, quindi scalabili. Sono attività prettamente artigianali ad alta intensità di tempo, ovvero viene scambiato il tempo per denaro. Questo cosa include? Include il fatto che non sono scalabili immediatamente, bisogna trovare una leva di sopravvivenza, in questo caso potrebbe essere quella delle entrate ricorrenti o la vendita di pacchetti ad alto valore, quindi con un alto margine. Per le palestre potrebbe essere l'attivazione di un abbonamento non mensile da rifare ogni mese, ma automatico sul conto corrente, per cui diventa automatico anche per il cliente che si reca in palestra. Quindi hai una base clienti più solida perché diventa automatico. Oppure per le estetiste creare dei pacchetti ad hoc per i clienti con un alto margine. Oppure un abbonamento mensile dei servizi che solitamente vengono richiesti dalle clienti. La radice di ogni fallimento è sempre la stessa, la solitudine dell'imprenditore e la mancanza di un sistema di gestione o di controllo collaudato. Ecco perché ho deciso di creare una scuola per imprenditori, la scuola di strategia. Ti insegno a creare protocolli operativi per riuscire a liberare il tuo tempo e quindi non stare sempre in azienda, trasformando la tua attività da caotica a una macchina da guerra, a una macchina prevedibile e delegabile. Avrai soluzioni ai tuoi problemi settimanalmente, in quanto faremo una live dove verranno presentati i problemi più ricorrenti degli imprenditori che faranno parte della community e della scuola e insieme risolviamo i problemi di delega, di procedure e di sistemi di controllo e di flusso di cassa e la gestione della liquidità. Ci sarà un confronto quotidiano perché sarà una community fatta per gli imprenditori ma anche dagli imprenditori, quindi potrai confrontarti con più imprenditori in Italia e magari condividere sfide e problemi
gestionali, aziendali e procedurali. Ho deciso di creare questo accesso con un costo ridotto mensile per dare la possibilità a tutti di poter crescere ed essere aggiornati e preparati per gestire la propria impresa, dalla più piccola e micro azienda a quella di medie dimensioni o a grandi dimensioni, in quanto voglio dare la possibilità di accesso a tutti, all'artigiano, alla microimpresa, al piccolo imprenditore, a colui che vuole cominciare a diventare un imprenditore, quindi colui che vuole avviare un'attività. Se vuoi essere tra i primi ad accedere a questa scuola, commenta ora prima di vedere le ultime 3 attività che hanno una percentuale maggiore di fallimento e scrivi scuola nei commenti. Adesso valutiamo gli ultimi 3 business in Italia, ovvero le attività economiche in Italia che hanno una grandissima e altissima percentuale di fallimento nei primi 5 anni. Continuiamo con le attività agricole e gli allevamenti. Questo è un settore fondamentale ma massacrato soprattutto quando si parla di piccole realtà. I loro margini sono stati totalmente distrutti e sono dipendenti dalla grande distribuzione organizzata. Quindi questo è il problema dei piccoli agricoltori o degli piccoli allevatori. Le piccole aziende sono schiacciate tra i costi che sono sempre più elevati e i prezzi che sono sempre più ridotti dalla grande distribuzione organizzata. La leva di sopravvivenza quale potrebbe essere? Accorciare la filiera, ovvero creare un proprio settore di nicchia dal produttore al consumatore direttamente, quindi o vendere i prodotti online o crearsi delle piccole vendite per riuscire ad avere un prezzo più congruo per il loro prodotto. Oppure la loro salvezza potrebbe essere quella della specializzazione in determinati prodotti, per esempio creare una linea biologica, oppure dei prodotti certificati o che abbiano delle caratteristiche specifiche e quindi un mercato di nicchia che è disposto a pagare di più per quel prodotto. Adesso parliamo di un altro settore di cui si parla tantissimo negli ultimi anni, e adesso parliamo di consulenza online, di SEO, di copywriter, di tutti quegli imprenditori digitali che hanno creato la propria attività, e anche questa è un'attività ad altissimo rischio, in quanto il professionista sta vendendo il suo tempo per denaro, quindi non riesce a scalare perché non riesce ad occuparsi di tutto in maniera automatica. La leva più importante che potrebbe utilizzare è quella di generare un sistema automatico, creare dei corsi fatti ad hoc per una determinata nicchia, oppure creare una generazione di lead automatica per cui le persone li contattano direttamente tramite sponsorizzazioni, tramite pubblicità, oppure creare un processo di lavoro standardizzato per cui non deve essere lui a scambiare il tempo per denaro, ma può creare un procedimento attraverso anche altri dipendenti e collaboratori per cui riesce a scalare l'azienda. Un altro settore di cui si parla poco ed è anche sottovalutato è quello dei distributori automatici o le vending machine. Questi hanno un piccolo problema, quello del margine, che hanno dei margini veramente ridotti per prodotto. Se la strada o la zona dove vengono stabiliti questi distributori automatici non è ad alto flusso di passaggio, spesso non riescono a pagarsi neanche i costi fissi di luce, elettricità e anche occupazione suolo. La leva di sopravvivenza qual è? Quella di avere dei margini un po' più elevati e creare magari delle macchinette di nicchia in determinati settori, quindi installare queste vending machine, ovvero questi distributori automatici, in posti veramente strategici come ospedali, aziende, dove comunque c'è un minimo di vendita garantito. Abbiamo visto finora 7 business che hanno una percentuale di fallimento molto alta in Italia entro i primi 5 anni di attività. La tua probabilità di successo però non è pari a 0, perché comunque il 44% delle attività che nascono ce la fanno. Se vogliamo aumentare questa percentuale in Italia, continua a seguirmi che ti darò gli strumenti tali per poter almeno controllare e migliorare questo dato. Il mio consiglio è quello di intanto, prima di firmare, quindi prima di avviare un'attività o comunque di comprarla, accertati del tipo di settore e dei problemi che possono avere. Accertati quindi dei dati economici sui settori in cui stai cominciando ad avviare questa attività. Anche se sono dei settori ad alto rischio, se tu riesci a
gestirlo in maniera accurata, molto probabilmente farai parte di quel 44% che ce la fa. Crea protocolli, ovvero protocolli operativi standardizzati per rendere il tuo business delegabile, perché se riesci a rendere il tuo business delegabile, riuscirai a scalarlo. Non deve dipendere solo dal lavoro che tu metti all'interno dell'azienda come operaio, perché non devi essere il dipendente della tua azienda, ma l'imprenditore, cioè la guida. Confrontati con un ambiente più avanti di te, quindi significa fai parte di community di imprenditori, ovvero iscriviti, comincia a formarti, fai dei corsi, perché no? Partecipa alla scuola che sto creando, la scuola di imprenditori, scuola di strategia, affinché tu possa avere una preparazione di base che ti permetta di poter vincere in questa guerra del mercato. Adesso che sai dov'è il rischio di fallimento, nei prossimi video ti parlerò delle attività e dei settori che hanno un basso rischio di fallimento, dove il successo è statisticamente garantito, ovvero quali sono i settori con il tasso più alto di sopravvivenza in Italia, secondo i dati Istat. Sono le attività a prova di crisi e le vedrai nei prossimi video. Iscriviti adesso al canale se ti è piaciuto questo video e attiva le notifiche, quindi cliccando sulla campanella per ricevere i nuovi aggiornamenti e i nuovi video nelle prossime settimane. E se vuoi smettere di sbagliare da solo e avere intanto una community di imprenditori che ti possono aiutare e dare consigli e una live con me per risolvere e quindi gestire al meglio alcune problematiche che si possono via via presentare durante la gestione della tua azienda, scrivi scuola ancora nei commenti e sarai uno tra i primi che parteciperà appunto alle nostre live. Se vuoi smettere di sbagliare e cominciare a creare dei sistemi che ti faranno superare la soglia del 44% di cui abbiamo parlato prima, la soglia del 44% di sopravvivenza, commenta scuola per assicurarti un posto nella nostra community. Ci vediamo nei prossimi video.